Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo anello con tutte queste perline e il fascione. Quindi è un anello sicuramente diverso da quello presente sul canale anello e bracciale, sia nella lavorazione, infatti ora come vedremo non è completamente diverso, si lavora diversamente, e sia perché è interamente fatta a mano. Si può fare di tutti i colori che si vuole, basta avere perline oppure cristalli diversi, lo potete fare con qualsiasi cosa avete anche in casa. Potete utilizzare anche dei braccialetti, collane che magari non utilizzate, prendere le perline e realizzare questo splendido anello. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Faremo insieme dei sondaggi, ci saranno un sacco di novità anche sui miei canali social, e soprattutto posterò anche dei lavori fatti su commissione. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò le perline turchese abbinate con questo cotone numero 5 turchese sfumato. Lavorerò con uncinetto 1,75, poi avrò bisogno di un ago, un marcapunti al bisogno, vi farò vedere poi un po', forbici e il centimetro e il metro per prendere le misure della fascia. Prendete l'ago, inseriamo il cotone e prendiamo le perline e le facciamo passare direttamente nel filo. Quindi le inseriamo, io in questo caso ne inserirò 18. Vi conviene qualcuno in più sì, qualcuno in meno no. Quindi se voi pensate di volerlo realizzare leggermente più grande, io vi consiglio di inserirne di più. Inserite le 18 perline, sfiliamo e prendiamo l'uncinetto. Quindi possiamo iniziare la lavorazione della parte superiore, quindi quella tutto perline. Facciamo un cerchio magico, così, entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo il filo. Facciamo una catenella, qui avviciniamo la prima perlina, così, entriamo nel cerchio e prendiamo il filo, quindi abbiamo inserito la perlina e ci prendiamo il filo all'interno e facciamo la maglia bassa. Quindi abbiamo inserito la prima perlina, continuiamo facendo così, avviciniamo l'altra, entriamo nel cerchio magico, prendiamo il filo, un'altra maglia bassa, avviciniamo la terza, ne dobbiamo inserire 6, quindi l'avviciniamo proprio vicinissima alla solina, prendiamo e realizziamo la maglia bassa. Quindi entriamo nel cerchio e facciamo la maglia bassa, avviciniamo la quarta e facciamo la stessa cosa, maglia bassa, quindi le inseriamo così tutte e 6. Inserite le nostre 6 perline, tiriamo un pochino la codina e siamo pronti per stringere
la codina del cerchio. Prima di stringerlo, consiglio mio, prendete il marcapunti e prendete il primo punto che avete fatto, che è questo qui. Questo è proprio il primissimo punto, e inserite il marcapunti. Stringiamo la codina così. Ora ci ritroveremo con i 6 punti bassi. Il primo ve l'ho fatto marcare, quindi guardate, è subito dopo la fine ed è il punto che entreremo per primo. I punti qui li potete vedere, il primo è questo marcato, poi c'è il secondo, terzo, quarto, quinto e a finire l'ultimo che abbiamo fatto. Sono 6 punti. Ora qui, entrando di nuovo con l'uncinetto, entrando direttamente nel primo punto marcato, dobbiamo inserire 2 perline a punto. Quindi in tutto dobbiamo inserire 12 perline. Ora inizieremo col primo e vi farò vedere l'inserimento delle perline. Ci avviciniamo alle perline, quindi le mettiamo più vicine. Questa è la codina, questo è il filo di lavorazione. Quindi ora entreremo, leviamo il marcapunti, entreremo nel punto che avevamo marcato per renderci conto, che è precisamente questo. Prendiamo la solina, entriamo così e ci avviciniamo una perlina, così. Ci prendiamo il filo, quindi inseriamo anche la perlina, la facciamo passare dalla solina e facciamo la maglia bassa, così. Entriamo nuovamente nello stesso punto, prendiamo un'altra perlina, la avviciniamo, così, prendiamo il filo, lo facciamo passare sempre nel primo punto e facciamo un'altra maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 2 maglie basse nello stesso punto con l'inserimento di 2 perline, così. Ora la stessa cosa ripetiamo per il secondo punto. Entriamo nel secondo punto, qui, prendiamo una perlina, la avviciniamo, così, prendiamo il filo, lo facciamo passare e facciamo la maglia bassa. Rientriamo nello stesso punto, prendiamo un'altra perlina, la avviciniamo, e rifacciamo un'altra maglia bassa, quindi avviciniamola il più possibile quanto le perline siano ben fissate. Prendiamo il filo, lo facciamo passare nel punto e facciamo la maglia bassa. E già abbiamo lavorato 2 punti. Dobbiamo continuare a fare questo tipo di lavorazione. Entriamo nel terzo punto, che è questo, poi voi vi renderete conto lavorandolo perché li vedete i punti, perché sono dei punti bassi. Entriamo nella solina del terzo punto e facciamo sempre la stessa operazione. Ci avviciniamo alla perlina, prendiamo il filo, lo facciamo passare nella solina e facciamo la maglia bassa, così. Rientriamo sempre nello stesso punto e facciamo la stessa cosa, quindi 2 perline per ogni punto, facendo sempre questa lavorazione, così. Ci prendiamo il filo, maglia bassa.
Quindi continuiamo a lavorare i restanti 3 punti e ci vediamo alla fine. Siamo arrivati a lavorarci l'ultimo punto, quindi io sono entrata nell'ultimo punto, mi avvicino alla perlina, faccio sempre la stessa operazione, quindi la maglia bassa, mi avvicino anche l'ultima, rientro nello stesso punto e mi lavoro la maglia bassa. Quindi ho terminato la lavorazione, guardate un po', della parte sopra del mio anellino. Ora questa è la codina iniziale, qui siamo pronti per chiudere tutto e chiudiamo semplicemente tagliando il filo. Quindi questo lo tagliamo, agganciamo il filo nel cappietto e lo stringiamo, e qui nella parte entriamo al centro e ci tiriamo la codina sempre nella parte inferiore. Questo, se volete utilizzarlo con un supporto in metallo, quindi un anellino in metallo, potete attaccarlo con un goccino di colla a caldo e avete formato il vostro anellino. Guardate, è tutto lineare perché siamo partiti con 6 perline e poi abbiamo raddoppiato, quindi le perline si trovano distribuite in modo uniforme. Ora noi invece dobbiamo fare il fascione, quindi la fascia. Posiamo questo, prendiamo il cotone e iniziamo la nostra fascetta. Iniziamo con un cappietto, quindi facciamo una catenella e stringiamo il cappiettino, questo non lo conteremo, e facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, e qui lavoriamo una maglia bassa dalla catenella successiva per ogni catenella fatta, quindi avremo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro senza fare catenella aggiuntiva. Tiriamo il filo e entriamo direttamente nella prima, facendo una maglia bassa. E ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante, quindi sempre 4 maglie basse. Qui facciamo la stessa cosa, voltiamo, non facciamo catenella, ma entriamo direttamente nel primo punto e lavoriamo sempre 4 maglie basse fino ad arrivare alla lunghezza della circonferenza del dito. Un consiglio che vi do, anche se volete realizzare l'anello per il medio, prendete sempre la misura dell'anulare, perché poi giustamente indossandolo si può allargare, quindi la misura esatta che si deve prendere deve arrivare proprio nella parte di sotto, proprio preciso. Ora vedremo insieme come fare e quindi ottenere non un anello che poi si diventa largo e quindi ci darà pure fastidio. Quindi continuiamo la lavorazione e ci rivedremo al termine. Ho lavorato un po' di giri, però mi sono
attenuta alla misura. Quindi la misura che io ho fatto è di 6 centimetri. Sono arrivata proprio a 6 centimetri. Quindi ho preso come punto di riferimento l'anulare, arrivando così proprio prendendo sotto, diciamo, in tensione la lavorazione, sono arrivata perfettamente, tirandolo un pochino. Quindi mi sono fermata a questa misura. Voi fate lo stesso prendendo la misura delle vostre dita. Arrivati qui possiamo unirlo. Allora qui dobbiamo prendere la parte dritta del lavoro, cioè dritta e rovescio, anche se abbiamo fatto giri di andata e ritorno. Come abbiamo sempre detto, dico in vari video, ve l'ho detto, il dritto del lavoro è quando la codina iniziale si trova alla vostra sinistra. Quindi in questo caso il dritto è questo. Dobbiamo unirlo, quindi dobbiamo unirli così. Voltiamo il lavoro, anche se la lavorazione si trova da quest'altra parte, vi farò vedere come fare per unirlo. Molto semplice. Entriamo con l'uncinetto qui dove c'è la codina, quindi nel punto iniziale ci tiriamo, prendiamo, entriamo nella solina, la stringiamo, ecco, e ce la tiriamo all'interno. E abbiamo unito il primo punto. Entriamo nel secondo prendendo sempre il secondo punto dall'altra parte e ci facciamo sempre una maglia bassissima, così. Entriamo nel terzo punto, maglia bassissima, ed entriamo nell'ultimo punto da una parte e dall'altra, sempre maglia bassissima, e così abbiamo unito la fascia che poi diventerà il nostro anellino. Non vi preoccupate di tutto quello che vedete, perché non lo vedrete più, perché qui andremo ad applicare le nostre perline. Quindi tagliamo il filo un po' più lunghetto, perché ci servirà appunto per cucire quell'altra parte. Tiriamo la solina direttamente, quindi tiriamo la nostra codina e applichiamo, inseriamo il l'ago. Quindi prendiamo l'ago e inseriamo il filo. Prendiamo questa codina iniziale, possiamo leggermente tagliarla, anche perché poi non si vedrà, ve l'ho detto, perché inseriremo questa parte. Qui in questa parte facciamo un nodino a questi due fili, che sono, se poi vi ricordate, la codina iniziale e la parte finale. Quindi facciamo un nodo, quindi un doppio nodo, e possiamo tagliarli. E li leviamo. Qui siamo nella parte
dell'unione. Ci spostiamo qui nella parte centrale, sempre con l'ago, e qui posizioniamo al centro la nostra lavorazione. Prima di posizionarla entriamo nelle maglie basse che abbiamo lavorato, quindi dobbiamo inserirle tramite le maglie interne. Facciamo passare il filo e lo portiamo nella lavorazione, e qui con dei punti nascosti, che poi possono andare anche sopra la lavorazione, lo inseriamo. Facciamo passare qui laterale, ok. Dopo averlo fissato per bene, qui nella parte sotto facciamo un nodino, facciamo passare il filo, lo sigilliamo, qualche altro punto, e possiamo tagliarlo. Sistemiamo il nostro anellino, guardate un po', carino carino, e lo possiamo già provare al dito. Quindi in questo caso io avevo preso la misura del mio anulare, guardate l'inserimento, non c'è bisogno di inamidare, anche perché la lavorazione a punti bassi è stretta e quindi vi risulterà comunque sia più rigida. E questo è l'anello formato, la parte sottostante e la parte di sopra. Come vi avevo detto, vi volevo far vedere l'inserimento nella parte centrale, quindi nell'altro dito, nel dito medio. Guardate, perché il cotone, voi sapete che è molto flessibile, diciamo, e sta perfettamente anche qua. Anzi, vi dirò che non dà fastidio, quindi sta perfettamente, e lo potete indossare quindi in tutte le dita che volete. È molto bello, vistoso, e sicuramente farete un figurone facendolo dei colori anche dei vostri vestiti, quindi farete un abbinamento perfetto. Il video è terminato, mi sfilo l'anellino, eccolo qui abbiamo l'altro, guardate che sono carini e soprattutto velocissimi e semplici da fare, quindi ne potete realizzare di tutti i colori. Spero che il video vi sia piaciuto, vi preannuncio che arriverà un qualcosina di coordinato, però non vi svelo più di tanto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.